Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Magras. In questo video vi faremo vedere un allestimento di una grow box, quella che avete visto nel video precedente di cui vi lasciamo il link qui sotto. La grow box in questione è 1 metro per 1 metro per 2 metri d'altezza. Fabio ci mostrerà come fare, allestirla al meglio. Questa grow box allestiremo con una lampada da 400 watt, un estrattore da 125, TTRV con il suo filtro e tutto l'occorrente per una buona riuscita della coltivazione. Partiamo dal kit luce. Noi consigliamo sempre una lampada da 400 watt. Ovviamente se uno ha delle buone temperature in esterno dal grow box, cioè non tanto calde, si può optare anche per una 600 watt per avere una migliore produzione. E la 400 watt è perfetta per illuminare da 4 a 5 vasi. La luce è composta da riflettore, cavi di collegamento, alimentatore, la lampada e le carrucole classiche sali-scendi per far salire e scendere la lampada. Per quanto riguarda invece i bulbi per illuminare, cosa possiamo consigliare? Qua lo allestiamo con un bulbo solo agro che va bene per tutte le fasi. Noi consigliamo sempre di differenziare le lampade tra vegetativa e fioritura, quindi ci sarà un bulbo, una lampadina MH specifica per la fase di vegetazione e un bulbo HPS specifico per la fase di fioritura. Sono quelle lì che vedete con la luce bianca e la luce arancione. Andiamole a prendere, iniziate a vedere di cosa stiamo parlando. I due bulbi sono questi. Abbiamo MH, come dicevamo prima, grow, cioè vegetativa, quello della prima fase. Vedrete una luce bianca. E poi abbiamo il bulbo da fioritura. È un bulbo HPS, quando lo accenderete vedrete una luce rossa che serve per tutto il ciclo di fioritura. Per far funzionare questi bulbi a scarica di gas c'è bisogno di un alimentatore. Ecco qua. Questo è il nostro alimentatore che farà funzionare le lampade. Appunto, come dicevamo prima, non si possono attaccare direttamente alla presa, ma vanno attaccati qua. Dopo vi faremo vedere i collegamenti. Questo qui è un 400 watt. Abbiamo un cavo che andrà dall'alimentatore alla presa di corrente, o meglio al timer, e poi abbiamo un altro cavo che andrà dall'alimentatore al riflettore. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. E poi ricordiamo che abbiamo la messa a terra, che la troverete di fianco. Abbiamo il nostro riflettore stucco In alluminio martellinato. Ricordiamo che c'è la carta da togliere. Questa ragazzi è solo una protezione dalla polvere per quando lo si acquista, va tolta. Eccolo qua. Va tolta assolutamente. Abbiamo il riflettore con lo schermo riflettente, l'attacco E40 dove si avviterà la lampadina. Qua dietro abbiamo i collegamenti, i 3 mammut, dove andremo a collegare il cavo che da qui andrà all'alimentatore. Abbiamo il positivo e il negativo e la terra in mezzo. Tanti ci chiedono anche il positivo e il negativo dove lo devo inserire. Positivo e negativo si possono inserire sia qua che qua, ma l'importante è la messa a terra che va collegata sempre in centro. Troverete un filo verde e giallo che è la messa a terra nel centro dove andrete a collegare l'altro cavo. Abbiamo il timer, è un timer che noi consigliamo sempre da usare con le lampade HPS. Costano un po' di più dei timer normali, però ti garantiscono il buon funzionamento. Hanno dentro un relè che può sopportare elevate scariche di tensione. Per ultimo vi facciamo vedere le carrucole, che sono dei semplici saliscendi. Si agganceranno in alto alla grow box per far salire e scendere la lampada, per mantenere sempre una distanza corretta tra la punta delle piante e la lampada. È più o meno di 40 cm con una lampada HPS da 400 watt. Dopo avervi fatto vedere il kit luce, adesso vi faremo vedere il kit aria, comprensivo di estrattore, tubi di collegamento, fascette e filtro e carboni attivi. Ovviamente tutto quello che vedete in questo video ve lo linkeremo sotto nelle descrizioni, così potrete acquistarlo direttamente sul nostro sito. Questo è il nostro estrattore d'aria. È un TT 125 RV, 2 velocità. Qui vediamo tutte le specifiche tecniche dell'estrattore. Come potete vedere, notiamo subito una cosa, questa freccia che indica il flusso dell'aria. E da questa parte aspirerà l'aria e da questa parte uscirà l'aria. Possiamo vedere il tastino velocità 1, velocità 2. Qua vediamo il cavo di collegamento. Nel kit ci sarà compreso anche questo cavo con una presa che andremo a inserire nel nostro aspiratore TTRV. Okay. Questo è il nostro filtro, compreso sempre nel kit aria. Anche qui vediamo le specifiche. Nel nostro caso abbiamo una flangia da 125 perché giustamente abbiamo un aspiratore del 125. Questa qui è molto importante, la capacità del filtro. La portata è di 300 metri cubi, noi abbiamo un aspiratore da 280 metri cubi, quindi lavorerà molto bene nell'eliminare gli odori. Apriamo il filtro
È meglio maneggiare i filtri tenendoli sempre in verticale quando si estraggono dalla scatola, di modo da non aver fuoriuscita di carbone. Vi facciamo vedere un altro piccolo particolare: questa non va eliminata. A volte i clienti la eliminano, ma questa calza, diciamo, che c'è esternamente è un antipolvere, appunto per non far entrare la polvere. Si può utilizzare, poi lavare a fine ciclo e rimontare fino al completo scaricamento del filtro. Facciamo vedere semplicemente gli ultimi due pezzi: tubo di collegamento che andrà a collegare il filtro e l'aspiratore, le fascette per bloccare da una parte il tubo all'aspiratore e da una parte il tubo al filtro. Ok ragazzi, questo è tutto. Ora inizieremo a montare quello che appunto vi abbiamo appena elencato sulla nostra Grow Box da 1 metro per 1 metro per 2 metri di altezza.